Bene, ciao ragazzi del 6%, ho parlato sempre male dei GS, ne ho parlato male perché il GS non può essere considerato la miglior moto in commercio, perché non è la miglior moto in commercio, è una bellissima moto, infatti l'ho acquistata, ma in fuoristrada non è eccelsa come lo immaginano tutti. Comunque sia, è un'ottima mangiatrice di chilometri, è ottima in strada grazie al telelever, che è un'invenzione eccezionale per la tenuta, ha un telaio stupendo e una ciclistica entusiasmante per l'uso di tutti i giorni e per i viaggi. Abbiamo acquistato questa vecchia GS, vecchia per modo di dire, del 2006, con la bellezza di 138.000 km. La moto è stata un po' maltrattata, diciamo, dai vecchi proprietari, aveva un plastic dip messo in maniera un po' dozzinale, la sella è stata rifatta, non è la sua originale ed è molto dura, è più dura quasi di quella che avevo su KTM. Poi è stata attaccata la presa USB direttamente alla corrente con una lampadina sempre accesa direttamente alla batteria. Ci sono varie parti del motore, come potete vedere, che hanno subito ovviamente i chilometri, i collettori sono da polimentare, la strumentazione è da rivedere perché le lampadine sono state messe non quelle di serie, quindi vanno riviste. Bisogna cambiare tutti i liquidi dei freni e della frizione perché dal colore direi che non sono mai stati cambiati in 140.000 km. Insomma, vogliamo farvi vedere come riprendere una moto dopo che abbiamo visto Alessandro e la sua 1100. Vedremo come fare un po' di manutenzione e come riprendere una moto che commercialmente ha un valore abbastanza basso, perché potete comprare una moto di questo tipo intorno ai 4.000-4.500 euro a seconda del tipo di accessoristiche che ha, se ha le valigie, non ha le valigie, eccetera. È una moto che comunque è perfetta, già questa qui che sicuramente non ha fatto un cambio neanche dell'olio da diversi chilometri, gira perfettamente. L'unica cosa che dovete stare attenti, ma che comunque non potete controllare in fase di acquisto, è la frizione, perché in caso dobbiate rifare la frizione, questo tipo di motore, il boxer, richiede di essere praticamente smontato per metà. È un lavoro che comunque come ore di manodopera richiede tanto tempo. Bene, adesso inizieremo con i primi lavori. Cambio dell'olio del cambio, che si trova qui il carico e qui sotto lo scarico. Bisogna inventarsi un sistema per evitare di sporcare tutta la moto di olio quando questo uscirà, quindi adesso cercherò con una bottiglia o con qualcosa di fare uno scivolo. Consigliato di farlo su moto vecchie spesso e volentieri, perché comunque sia gli oli più sono puliti meglio è. In questi casi non buttate mai via niente, non buttate via le vecchie bottiglie dell'olio, non buttate via le vecchie borracce, può sempre essere utile tutto. Allora iniziamo a aprire il carico e la maremma Quando avete finito di scaricare tutto l'olio, rimettete sotto il tappo. Eccola la rondella, vedi che c'era? Mi sembrava strano. E ora possiamo riserrarla. Non ho trovato le copie di serraggio perché in BMW i manuali non si trovano, o almeno si trovano anche acquistandoli, ma in DVD, e io non ho più un lettore CD, quindi andremo ad occhio. Queste cose non serve serrarle a morte perché tanto fanno tenuta già da loro con la rondella. Ci vogliono circa 700 ml di olio, 1 2 3 4 5 6 7. Io metto il Bardal 80-90. Comunque lo capite perché l'olio deve arrivare a livello del tappo di carico. Infilare in quel buco è abbastanza complicato. Io ho utilizzato questo sistema, un piccolo imbuto e un pezzo di una camera d'aria di una bicicletta. Poi questo olio è particolarmente denso, quindi bisogna avere un po' di pazienza perché scende molto con calma.
Finito tutto, riserrate il bullone e basta, avete finito. Il vostro cambio dell'olio del cambio è fatto. Direi che queste pastiglie sono alquanto finite. Andiamo a togliere questa vite che è l'ABS e da qui faremo il carico dell'olio. Normalmente questo bullone viene serrato troppo, poi vi farò vedere le coppie di serraggio dopo, e quindi rimane bloccato dentro, visto che poi nessuno cambia mai l'olio del cardano, cosa che andrebbe fatta con spesso e volentieri. Speriamo bene, pregate per me. Vedete, qui c'è anche un magnete che deve raccogliere le impurità. Ho impacchettato sia l'ABS sia la pinza del freno, così non ci danno fastidio. Ora con una chiave del 16 e la nostra amata Torx andiamo a svitare l'albero qua sopra. Vabbè, male non gli fa. Ok, lasciamolo sgocciolare. Qui vediamo che non è assolutamente stato ingrassato l'albero. Per avere 130.000 km devo dire che è abbastanza in ordine. La cuffia anche in ordine, poi gli diamo una lavata. Anche 1000 righe direi che è perfetto. Ora che abbiamo pulito un po' la zona dove c'è il 1000 righe, va ingrassato con un grasso antigrippante. Questo è il mobildeno, bisulfuro di molibdeno. Sembra una supercazzola, ma è il prodotto giusto. Lo ingrassate ben benino e lo rimettiamo. Coppie di serraggio sono importantissime. Dinamometrica, tutti i link in descrizione del video. Allora, questo sopra 46, quello sotto mi sembra una ventina, quello dello spurgo del cardano. Quindi ok, il foro dell'ABS, mettiamo l'olio, sempre lo stesso, quello che abbiamo messo per il cambio, con una bottiglia, quindi fate sia cambio che cardano, 1 litro, 200 ml in quel buchino lì, questi sono 100, dopo ne metterò un'altra bottiglia. Ed ora riposizioniamo il tappo, ovvero il sensore dell'ABS. Anche questa vite, mi raccomando, da non stringere troppo. Partite dal presupposto che se ci riesco io ci può riuscire chiunque. Va tolto il paracoppa e va svitata questa vite qui, che è l'unica a brugola. Per cambiare le candele dovete togliere le eventuali protezioni e il paracandela, questo qui. Una candela qua dentro e una candela qua sotto.
La seconda candela si trova qui sotto al cilindro, dovete togliere questo piccolo carter e tirare giù la pipetta. Si toglie tutto il fianchetto, si toglie la sella. Bisogna sganciare questi due con un cacciavite piatto qua e togliere questo convogliatore. Dovrebbe uscire fuori, eccolo qua. Abbiamo il nuovo filtro, questa è la sigla. Ho smontato tutto l'anteriore per dare una riverniciata a questa barra che era tutta consumata, al griglia del radiatore. Poi ho smontato il faro per poter cambiare meglio le lampadine, che erano state messe delle lampadine che non gli andavano bene, tra cui una a LED, e davano un falso errore di lampadina. Ho verniciato la fodera della forcella, pulito un po' tutto il motore. Ora ho rimontato, avevo verniciato, visto che c'era anche questo di nero perché aveva delle parti rovinate, e anche il tappo della benzina che è lì. Ora ho rimontato la pinza del freno perché voglio farvi vedere come erano ridotte le pastiglie. L'ho tenuta come ricordo, guardate come erano le pastiglie. Questa era la pastiglia dietro, la tengo come ricordo. E ora ho rimontato le pastiglie nuove con loro distanziale. Pastiglie dei freni. Allora, la posteriore non ve l'ho fatto vedere, ma è abbastanza semplice. Vi faccio vedere però le anteriori. Costo di un set di pastiglie tra i 50 e 70 euro a seconda di cosa comprate. Vanno tolte queste due viti. Io consiglio poi, quando si rimettono, di metterci un pochettino di antisvito. Poi la coppia di serraggio ovviamente non la so, non vorrei dire stupidaggini, io non lo farò con la coppia di serraggio, vado un po' a occhio. E comunque questa pinza dei freni mi ha dato un po' di noie ultimamente, perché cigolavano le pastiglie. Le pastiglie sono ancora buone, però ho paura che, non avendo mai cambiato il liquido dei freni, la pastiglia sia rimasta troppo attaccata al disco e quindi si sia cotta. Ora ho comprato quindi le pastiglie nuove e voglio provare un pochettino a pulire le pinze avendocele in mano e a lasciare entrare un po' di WD-40 nei pistoncini, in maniera tale da vedere se tutta la polvere dei ferodi degli anni non abbia creato dei problemi ai movimenti del meccanismo. Allora, ci vuole un altro Torx per togliere il perno. Prima gli diamo una pulita con dello Chanticleer. C'è anche l'assistente qui. Dicono che i gatti facciano fare like, quindi ho scelto un gatto come assistente.
Ok, una pulita gliel'abbiamo data. Ora VD40, santo VD40, gliene diamo un pochino qui sui pistoncini e ora schiacciamo per fargli rientrare. Ok, ora che è stato un po' lì, rimontiamo, prendiamo le pastiglie nuove. Io ho preso delle EBC che non sono il massimo della gamma, ma vanno più che bene per il tipo di moto che è. Queste, a differenza delle posteriori, sono tutte e due uguali. Le posteriori, la coppia, una è più grande e una è più piccola, non mi chiedete perché non ne ho la più pallida idea. Questa non è ancora rientrato bene il pistoncino. Mettiamo anche l'altra. Queste classiche rovinature del cilindro causa appoggio della moto le potete carteggiare con un po' di carta abrasiva fine. Questa è 600 e poi dargli un po' di grigio come abbiamo fatto per le forcelle, un po' di grigio ad alta temperatura della Arexon. Questo è un prodotto molto buono, poi tutti i link li trovate nella descrizione. 2 mani di questa vernice a 24 ore di distanza l'una dall'altra. L'ho carteggiato, l'ho un po' pulito, ho cercato di fare quanto potevo, ho coperto le parti che non voglio vengano verniciate, anche questa micro guarnizione che c'è qua. Lo so che non è un lavoro da puristi, però è un lavoro che dà una rinfrescata a una moto e comunque la rende un pochettino più bellina e un po' meno usurata. Certo, smontare il motore e portarlo da un carrozziere è sicuramente la scelta migliore, ma non tutti possono permettersi di farlo, soprattutto su moto così datate. Che ne dite? Direi che è venuto meglio, no? Allora, le pedane erano tutte rugginose, gli ho dato una bella cartata e sempre la solita vernice Arexon alta temperatura. Ora le rimetto su. Ho tolto i gommini perché sono distrutti. Si possono ricomprare su AliExpress a delle cifre intorno ai 15 euro, 20 euro, non marchiati BMW. Però ho trovato su AliExpress delle piattine che si mettono sopra queste pedane alla stessa cifra, che rendono un po' più grande diciamo la parte dove viene appoggiato il piede, che secondo me è meglio. Abbiamo dato una bella verniciata al motore, così sembra, diciamo, più decoroso. I collettori sarà il passo dopo. Pulito tutti i cerchi, verniciato l'archetto qui di nero, il tappo di nero, perché mi piace così. Tanto, diciamoci la verità, queste moto non è che se le stravolgiamo con dei colori poi perdono di valore. Certo, se gli tagliamo il telaio magari sì. Qua anche verniciato, anche le pedane verniciate. Mondo moto per registrazione valvole, cambio dei liquidi, dei freni e della frizione. L'olio dei freni è idroscopico. Quello lì ci sarà 200 litri d'acqua in quest'olio. Questo arriva a mass, cioè 4% e oltre. Questo è oltre. Vedi? Se io mi abbasso. Bevi! Per smontare e montare la ruota anteriore dovete comprare un riduttore come questo da 22 per poter andare a prendere il perno della ruota. Il VD40 è un ottimo alleato per far ritornare le plastiche, vedete, tutte lucide e nuove. Serve anche a idratare le plastiche, quelle un po'
secche dal tempo. Io uso sempre anche lavarla la moto cioè dopo averla lavata dargli una bella passata di WD-40 a tutte le parti, anche i bulloni, gli aiuta a non prendere la ruggine. Le viti, quelle un po' così, un po' rovinate, ma anche peggio, tutte rugginose, con una bella spazzola di ferro tornano praticamente nuove. Aiutatevi anche con un po' di WD-40. Cambio delle manopole, anche se sono riscaldate, non è difficile, basta che tagliate leggermente senza arrivare fino a toccare il fondo, poi pian pianino l'allargate che si tolga tutta, poi con un po' di alcol o anche del WD-40 rinfilate l'altra spingendo, è abbastanza semplice. Ecco, vedete, ho fatto un piccolo taglio e ora piano piano viene via. Mossa tutto, ora mettiamo questa della Ariete, che sono esattamente identiche alle originali. In attesa di fare un upgrade della moto con protezioni delle borse di un'azienda che poi vi diremo dopo, vi faccio vedere le borse originali di questo BMW, che rimangono uguali anche per le serie dopo della BMW, le valigie della Vario, modello Vario. Le Vario funzionano come le valigie tradizionali di plastica, hanno uno sgancio qui, si tira su questa leva e si sganciano facilmente dalla moto, togliendolo rimane soltanto un micro telaio a vista, per aprirle si schiaccia questo. La cosa bella di queste valigie è che con questa leva si possono ridurre e la forma, come vedete, è molto fine, rimane molto aderente alla moto. In molti video avete visto che Alessandro compra moto da Nicolò delle Grandi Marche a 2000 euro. Questa non l'ho presa da Nicolò delle Grandi Marche, quindi non mi è costata 2000 euro, ma ho preso da Nicolò delle Grandi Marche queste valigie della Vario a 2000 euro. Tutto quello che prendete da Nicolò costa 2000 euro, ahimè. Comunque, ora vi volevo far vedere una cosa, ovvero come configurare, ricodificare la chiave delle valigie. È un'operazione veramente banale, non andate alla BMW a farvelo fare, ci mettete 5 minuti. Ora vi faccio vedere come. Serve solo un cacciavite e un cacciavite un po' più fine. Allora, prendete la valigia, la aprite e svitate queste 3 viti qui. Iniziamo, sono 2 lunghe e una corta. Vi mettete su un bel piano pulito e iniziamo con togliere questo qui che è il blocco che gira, si toglie semplicemente così. Qui dentro vedete c'è una linguetta molla che serve per tenere il blocchetto dentro, bisogna con un cacciavitino piccolo farla scendere e tirare fuori il nottolino. Ecco qua, voilà. Ora prendete la chiave, vedete che qui ci sono tutte delle lamelle, lasciate perdere l'ultima che è quella molla che vi dicevo. Questo è pieno di grasso, tra l'altro devo averlo già modificato, che è meglio riempirlo di grasso perché così queste lamelle sono appoggiate e non le perdete. Ora vi conviene togliere le lamelle che, se vedete, hanno un numerino scritto microscopico, questo ad esempio è una numero 3. Togliete le lamelle e iniziate, ci sono da 2 parti, sotto e sopra, iniziate a fare delle prove, nel senso iniziate a mettere la lamella numero, ricordatevi, vedete qua che ci sono dei puntini, qua dentro c'è una molla che adesso rimane dentro perché c'è il grasso,
quindi questo tagliettino qui, questo dente, dovete metterlo rivolto verso la molla. Io inizio con la, perché ho già codificato quella di prima, ovviamente mi sono dimenticato di scrivermi il codice, però inizierei da 1 a 1. Iniziamo dalla 1, vi faccio vedere. Se io metto la chiave dentro, questa vedete che è a molla, quindi ritorna su. Se io metto la chiave dentro, lei deve rimanere esattamente così, a filo. Vedete, non è troppo bassa né troppo alta. Quindi questa va bene. Ora gli rimetto un'altra 1, perché mi pare di ricordare che ce ne fossero due, una vicina all'altra. Se girate la chiave, il meccanismo non funziona. Se la rimettete in posizione aperta, il meccanismo vi fa aprire la borsa.